Cari amici, bentornati in Surcasting Academy. Avevamo un altro piano, un altro progetto oggi. Dovevamo andare a pescare in compagnia dell'amico Michele Giramma. Le condizioni previste non erano buone e quindi abbiamo optato per un'altra soluzione. Nelle sue parti, zona Campania, il mare è ancora purtroppo molto piatto. Qui invece abbiamo visto che si stava alzando uno scirocco e quindi ci siamo orientati verso questa spiaggia, che è la spiaggia di Tor Vaianica. La spiaggia molto bella, molto bella, molto particolare, offre molte opportunità, ma soprattutto in questo momento offre questo tipo di mare, quindi assolutamente ideale. Siamo nel culmine di bassa marea, faremo una pescata attraversando tutta la risalita di marea, sperando che insomma questo inizio di primavera ci regali qualche cosa. Sto pescando con 3 canne, andremo a vedere che canne, come sono montate e soprattutto come abbiamo deciso di scegliere questo settore di pesca. Quindi adesso ripreparo, rilancio e cominciamo la nostra Surcasting Academy. Siamo già stati in questa spiaggia, dicevamo, quindi la conosciamo. Essendo molto vicino all'aeroporto militare di Pratica di Mare, non è possibile alzare il drone per analizzare i settori di pesca e comunque ci rifacciamo a delle immagini che avevamo già girato in passato, in particolare una fortunatissima trasmissione chiamata Destinazione Pesca che viene in onda su Amazon Prime. E abbiamo girato una puntata proprio qua molto bella dedicata alle orate. Ma questa è una spiaggia, come tutte le spiagge di questo litorale, che ha un primo canale iniziale, un 30-40 metri di larghezza, poi una secca dove l'acqua arriva in certi momenti anche a 30 centimetri e poi comincia a scendere gradualmente verso il mare aperto. Le opzioni chiaramente sono 2: pescare nel primo canale con la possibilità di prendere saraghi, spigole, qualche mormora sicuramente, lecce stella, oppure tentare la sorte a lunghissima distanza scavalcando il secondo canale, e quella è la situazione ideale per prendere le orate, che qui sono presenti in buon numero e anche di taglie molto importanti. E questa è la scelta che ho fatto. Questa canna, la prima, l'Interstellar, sotto nel canale, la seconda e la terza invece fuori a cercare l'orata o il mormorone, visto che fuori il mare è più tranquillo, sotto c'è più movimento e qui spesso, anche grazie a questa piccola foce di fiume, c'è la possibilità di catturare anche delle belle spigole. Cari amici, vi presento Daniele Berardi, già la conoscete. Ci terrà compagnia in questa pescata, profondissimo conoscitore di questo litorale, enorme pescatore di orate. Una volta forse. Anche oggi ancora adesso, speriamo. Ancora adesso, non solo, ma lui è Mister UFO, l'uomo dei rombi, anche se mi dicevi che la stagione quest'anno è andata malissimo. Malissimo, non male, malissimo direi. Bene, perfetto, incoraggiante. E con Daniele condivideremo questa pescata in condizioni di mare, sta salendo, continuando a salire rispetto a quando abbiamo iniziato. Parleremo con lui del suo modo di approcciare la pesca all'orata, nella fattispecie, ma in questo genere di spiagge. E in passato con lui qui abbiamo catturato dei bellissimi pesci, quindi magari ci vediamo anche qualche immagine che ci ricorda i tempi gloriosi. I tempi di gloria, sì. I tempi di gloria, visto che adesso per il momento non si batte chiodo. A dopo. Dovrebbe essere onorato un mormorone grosso. È arrivato un buon pesce, poi chiaramente a queste distanze a volte è difficile giudicarlo, però dà delle capocciate, o meglio delle testate. Vieni maestro, vieni qua, sostienimi moralmente. Benissimo, in questa battaglia epica, che però tira il pesce, si vede dalla canna, sì. Belle testate. Sì. Io credo sia un'orata. Dai, sì. Se è un'orata ti offro... Cosa gradisci?
Un caffè ma un bel po' più lontano. Ok, va bene, te lo vado a prendere volentieri. Allora, è un bel pesce, senza dubbio, è quello che probabilmente cercavamo. Ora, il pesce man mano comincerà a difendersi sempre di più perché man mano che gli manca l'acqua sotto le pinne. Non ho un finale molto grosso, ho il finale dello 0,20, quindi abbastanza ridotto. Per questa ragione ci vado piano, cerco di ammortizzare, sono lontano dall'acqua perché fra un po' entrerà il filo di nylon, perché è un leader in nylon di una ventina di metri, che mi servirà, essendo elastico, ad ammortizzare le fughe finali del pesce, perché quando mancherà l'acqua sotto le pinne, allora dovrò stare un pochino più attento. Tutto lì. Eccola. Adesso arriva la fase finale. Devo sfruttare l'onda per trascinare il pesce verso di noi. E quindi non c'è fretta, non ne abbiamo avuto fino adesso. È un bel pesce! E adesso pian pianino sfrutto l'onda, lo porto verso di me. Un'orata! Aspetto. Mi dice che è un'orata, Daniele. Aspetto, l'onda lo spinge. È una bella orata, una buona orata. Lo tiro verso di me. Eccolo che sta uscendo dall'acqua. Eccola qua. Una splendida orata. Yuhu! Grandissimo Roberto, complimenti. Tutto merito tuo, amico mio. No, è merito tuo. Bellissima orata, che era quello che cercavamo. Ed eccole qua, le orate del presidente, visto che la tenute qua dietro con Daniele Berardi. Avevamo detto che era un esperto, una guida fantastica. I fatti dimostrano che avevo avuto ragione. Grazie, complimenti a te. Perfetto, comincia un po' di attività. Poca ma buona, direi. Bene, bene. Che? Robby, è inutile che vuoi mettere i pesci d'archivio, perché oggi qualche pesce lo dobbiamo fare, È vero, è una mormoretta. Beh, l'inizio c'è tutto. Appena presa, al pelo, guarda. Non ci aspettavamo una mormora con una montata di scirocco del genere, Va bene. Però intanto è un segnale che comincia a muoversi qualcosa. Mettiamo in acqua? Sì, assolutamente. Bene, bene, bene. Daniele mantiene la sua fama di grande catturatore con questa mormora, che non è la più grande del mondo, però intanto è lo sblocco della situazione. In gergo si dice abbiamo scappottato. Esatto, abbiamo scappottato. E già è tanto. Non è poco. Ma vediamo, adesso siamo in una condizione di marea quasi perfetta, da adesso in poi guai a non prendere pesci. Cari amici, voglio presentarvi la Athena Evo Surf 4503, 4,50 m, 3 pezzi. Esiste anche una versione 420, 3 pezzi. Entrambe sono nelle versioni 160-200 grammi, canna appunto in 3 pezzi, anelli Fuji KV, quindi con un profilo K anti-groviglio, tutta una serie di soluzioni tecniche che sono tipiche delle canne trabucco, in particolare lo Slick Surface, la capacità di tenere lontana la condensa, quindi per un migliore grip della canna. La canna ha un'azione prevalentemente di punta, hybrid tip, quindi una punta molto sensibile per un fusto, diciamo che per 3/4 è piuttosto rigido, quindi in grado di permettere dei lanci a distanza con grandissima precisione. Una canna destinata a un uso generico, anche in queste condizioni in mare ormai già formato, importante, con piombi significativi, una canna che dà grande piacere sia nel recupero che nel lancio. Si basa su un materiale ad alta velocità, basso contenuto di resine come è il CX2, quindi estremamente reattivo, e lo vediamo in fase di lancio con la chiusura che è molto rapida e la canna si va a bloccare immediatamente dopo lo scarico. Athena Evo Surf 4503 in questo modello. Stay in this moment, never think about going, won't you stay with me for... E vediamo se l'Interstellar ha fatto il suo. È un bel pesce, una bella mormorona. Una bella mormorone anche qua. Oh, comincia a muoversi il pesce. Questo è un bel pesce. Considerando la giornata,
decisamente. Interstellar montata su uno short doppio, rovescio, innesco al pelo, proprio al pelo. Un po' di arenicola, un pezzo di bibi e intanto Daniele ha catturato un altro pesce che andiamo a vedere subito. Oh, che cos'è? Orata? Una bella mormora. Una bella mormorona. Sì, Oh, bene, la pescata finalmente. le sorelle. Esatto, vai. Sto pescando, ho catturato con l'Interstellar, una canna che mi sta veramente molto piacendo. L'ho affiancata all'Emery Surf XS, 200 grammi, 4,20 metri, 3 pezzi, con una serie di soluzioni tecniche che la rendono innovativa. In particolare questo avvolgimento parallelo che rende il manico particolarmente rigido, evita torsione, lo protegge contro eventuali urti. Placca portamulinello Fuji, anelli Fuji KV, quindi a profilo K anti-tangle, hybrid tip, quindi l'innesto di una punta di un cimino che permette di avere sensibilità e non collabora, non partecipa nella fase di lancio come tipico di canne di un certo livello. All'Interstellar ho affiancato l'Emery XS Surf. Bel mulinello, dalla struttura potente, un'ottima frizione micrometrica, archetto antitorsione, una soluzione per evitare la memoria nel filo, un imbobinamento a spire incrociate assolutamente perfetto, ha dato quindi anche agli intrecciati, fili sottili, molto morbido e soprattutto grande vantaggio, grande piacevolezza nel recupero perché è stabile, è un mulinello. Però la frizione naturalmente aperta, veramente si fa girare con un attimo. Ottima soluzione tecnica, è un mulinello della serie 8000, quindi adatto praticamente a tutti i tipi di pesca nelle nostre spiagge, sia a grande distanza che sotto, sia usando fili importanti per qualche predatore, che per una pesca come stiamo facendo noi, di ricerca nel sottoriva di qualche pesce come può essere la spigola o nella fattispecie la mormola. Appunto accoppiata all'Interstellar mi sembra una scelta giusta. Anche di là è uscita l'orata, Robby, avevo fatto l'orata, ho visto, un bel pesce. Oh. Opla. Un bel pesce. Finalmente un pesce, Robby. Una bella orata, evviva. Evviva. E abbiano cominciato a muoversi? Abbiamo deciso? Picco di marea, Picco di marea, bel pesce, sì. Evviva! Evviva! Continuiamo, anche se il vento comincia a essere veramente forte. Dopo questa orata di Daniele passo anch'io al granchio e quindi faccio e preparo un finale apposta, uno 0,26 FC403, il 126 BN che è un amo BIC, quindi un amo robusto, e poi chiaramente un po' di filo elastico per un innesco che abbiamo visto più volte. Innescherò un granchio appunto e vediamo se cambia un pochino la situazione. Il mare è veramente diventato grosso, ma le previsioni questo prevedevano. Ho scelto 26 perché il granchio comincia a essere un'esca abbastanza pesante, corpulenta, la lancio a massima distanza, ho bisogno di un qualcosa che mi resista il più possibile al movimento ondoso. Adesso passo all'innesco del granchio che si è nascosto, eccoli qua, sono dei granchiettini di sabbia. Ne abbiamo già parlato tante volte. Vediamo di innescarlo nel migliore dei modi. Sappiamo che ci sono vari metodi per innescarlo, quello che io prediligo e che è quello che al momento mi fa tenere il granchio vivo il più possibile è quello attraverso il filo elastico, facendo attenzione a non strozzarlo e passando il filo elastico attraverso le sue zampette, in modo da legarlo tecnicamente.
quindi è una procedura che facciamo con una certa attenzione, perché deve resistere al lancio. Se lo chiudo, eccolo qua, il granchietto è vivo, e adesso vado a trasferirlo su un finalino, in modo da, su un finale che vado a recuperare di una delle due canne che ho messo fuori. Stanno montando le alghe. Qualche minuto fa ho tolto l'intrecciato da questo mulinello e ho messo il conico, ed è stata una scelta giusta, perché vedo che comunque cominciano ad accumularsi e il nodo dello shock leader renderebbe le cose veramente complicate. Questo è un brutto segnale, e il conico risolve tanti problemi. Infatti, come possiamo vedere, sono praticamente arrivato alla parte finale, che è la cosa più importante. Eccole qua. Poi non sono solo alghe, chiaramente c'è plastica e inquinamento vario. Andiamo a vedere un nodo che serve a creare dei cappi. I cappi sono molto utili, ad esempio se abbiamo il nostro trave, lo andiamo a collegare attraverso un cappio piccolino alla clip che esce dallo shock leader. Andiamo a fare questo che è il perfection loop. Molto semplice, incrociamo una prima volta, in questo modo, incrociamo una seconda volta e teniamo bloccato, e quindi ci troviamo con questa figura. Il filo lo facciamo passare in mezzo, dopodiché entriamo con le dita, prendiamo l'altro cappio e cominciamo a tirarlo. E il cappio, eccolo qua, perfection loop. Eccoci, siamo arrivati. Siamo? Ci Guarda siamo. come si è spostata laterale. Sì, ha fatto una fuga laterale. Scendo giù in spiaggia, scendo Sì, giù grazie, su Robby. bagnasciuga. Vai. Non è un pesce grandissimo, però perché perderlo? Ultima fuga. Guarda, guarda, un'orata. Un'orata? Yes. Le orate del presidente. Grazie presidente. Eccola. E vai. E vai, pescata stupenda. Guardate che pesce. Grande Daniele. Grande Roberto. Le orate del presidente, guardate che pesci meravigliosi. Siamo arrivati ai saluti finali, voglio ringraziare Daniele Grazie Berardi, a voi, grazie come a al te, solito Robby. per la compagnia che ci ha tenuto, lo vedremo, pescheremo insieme anche sicuramente in altri appuntamenti sul Casting Academy. Il mare adesso è diventato molto forte, le alghe cominciano a spingere, a trasportare i piombi, a spostarli regolarmente. Qualche pesce l'abbiamo preso, Sì, Robby. non è stata una festa gigantesca, però l'orata Un'orata discreta siamo riusciti a farla. siamo riusciti a Qualche farla. bella mormora. Abbiamo parlato un pochino di tecnica, Sì. per cui noi ci vediamo al prossimo appuntamento sul Casting Academy. Grazie. Grazie Daniele. Robby, grazie Ciao, a te. alla prossima. Ciao ragazzi. Cari amici, pensavate la puntata fosse finita qua? No! Ho salutato Daniele Berardi, ho preso la macchina, ho deciso di venire a pescare poco sopra Roma per continuare una situazione di pesca. Avevo anche un sacco di esca prima dall'ultima sessione, quindi continuo a pescare sperando che arrivi qualcosa di decente. Sto pescando con l'intrecciato dello 0,12 per fare distanza, visto che il mare è calmo e lo permette. È chiaro che ogni preda sembra molto più grande di quella che è, però perché non c'è elasticità nell'intrecciato, pescando con 125 grammi, lancio con un trave lungo 2,5 metri. Vediamo di che si tratta. Questa è una bella mormora, inizio perfetto.
Speriamo di continuare così, non soltanto non sia il canto del cigno. Pesce magnifico, yes! È una bella giornata, di quelle che a me piacciono particolarmente, perché c'è un mare che è torbido il giusto, non è molto mosso purtroppo, non ci sono molte onde, però c'è un fattore importante: sta alzando il vento, questo mi aspetto, quindi mi aspetto anche un graduale aumento dell'onda. Infatti vedo che nelle secche sta cominciando a frangere. Ho visto mangiare questo saragotto, e il sarago è sempre speciale, eh? Pescando molto lontano, il più lontano che posso, quindi ora ho una canna anche sotto per vedere se arriva qualche ombrinetta, qualche sarago, però nel complesso devo dire ci si sta divertendo. Alla fine dei conti è stata la scelta giusta, è stata una buona sessione di pesca, nessun pesce di taglia importante, ma è andata bene. Il mare è salito, è arrivato un vento da sud che ha alzato l'onda, l'attività c'è stata durante tutto il giorno. Ci vediamo al prossimo appuntamento di Surfcasting Academy? Certamente sì. Dove? Non lo so ancora. Alla prossima, ciao!